Ora metti da parte i pensieri e pensa solo a cucinare. Ammorbidisco il burro e lo profumo con la scorza grattugiata di 2 limoni. In una ciotola verso il lievito di birra, un cucchiaino di zucchero e 100 ml di latte. Così lo attiviamo bene. Aggiungo 2 uova e un tuorlo. Io preferisco però sempre romperle prima in una ciotola a parte, così controllo che siano fresche. Le unisco al lievito e mescolo bene. Aggiungo lo zucchero, la farina, un po' alla volta. Quando l'impasto si compatta, lo rovescio sul piano del tavolo e impasto finché diventa liscio e omogeneo. Lo apro leggermente, aggiungo il burro profumato al limone, impasto di nuovo. Lo apro e aggiungo un cucchiaino di miele, l'uvetta e canditi. Impasto di nuovo. E trasferisco in una ciotola imburrata. Copro e lascio lievitare per 3 ore. Io di solito lo lascio nel forno spento, ovviamente, con la luce accesa. Nel frattempo preparo gli stampi. Puoi usare quelli già pronti che trovi al supermercato, sono normalissimi stampi da muffin, oppure crearli come faccio io. Taglio dei quadrati di carta forno, li piego 2 volte in diagonale e con un bicchiere rovesciato piego i 4 lati. Quando l'impasto è pronto, formo un cilindro e lo divido in 12 parti più o meno uguali. Creo delle palline e metto ogni pallina nel suo stampo di carta. Copro e lascio riposare per altri 30 minuti. Adesso preparo la glassa, quella tipica del panettone. Nel frullatore verso 2 albumi, lo zucchero, le mandorle e un po' di amido di mais. Frullo. Per stenderla mi aiuto con una sacca poche perché è più scenografica, però puoi usare benissimo anche un cucchiaino. Distribuisco la glassa sui mini panettoni e aggiungo anche un po' di granella di zucchero. Cuocio in forno a 180 gradi per 20 minuti. E ora sono pronti, profumati, morbidi, perfetti per i giorni di festa, ma soprattutto per le tue colazioni speciali. Se dovessero asciugarsi un po' nei prossimi giorni, basta riscaldarli 15 secondi al microonde e tornano come appena fatti. Ora respira, assaggia, tutto il resto può aspettare.